Ciao a tutti e benvenuti a Ombre Sonore. Quando si parla di post-punk, pensiamo subito a Londra, Manchester, New York e a band come i Joy Division, Siouxsie and the Banshees, Television. Ma c'è un intero universo parallelo di band post-punk straordinarie che vengono da paesi non anglofoni. Band che hanno preso il suono del post-punk e l'hanno filtrato attraverso le loro culture, le loro lingue, le loro esperienze politiche e sociali. Queste band dimostrano come il post-punk sia diventato un linguaggio universale, capace di esprimere ansie e visioni ovunque nel mondo. Nel video di oggi vi porto 5 nomi di band non anglofone che secondo me meritano di essere ascoltate. Con la prima band giochiamo in casa e sono i Diaframma. I Diaframma sono stati la risposta italiana al post-punk inglese. Sono nati a Firenze nel 1980 e hanno creato un suono unico che ha mescolato la tradizione del cantautorato italiano con l'energia dark del post-punk europeo. Il loro album fondamentale è Siberia, del 1984, ma tutta la loro discografia è vastissima e incredibilmente valida. La voce di Fiumani è il centro di tutto, profonda, teatrale, quasi recitata, con testi che sono una vera poesia oscura. I Diaframma rappresentano la dimostrazione perfetta che il post-punk poteva parlare italiano senza perdere nulla della sua intensità. Hanno preso l'estetica dark europea e l'hanno fusa con una sensibilità tutta mediterranea, creando qualcosa di completamente originale. Le loro chitarre sono taglienti, i bassi ipnotici e la voce dei Fiumani costruisce atmosfere cupe e letterarie che ricordano il cinema italiano più visionario. Li ho messi per primi perché i Diaframma dimostrano che il post-punk italiano non è stato solo un'importazione, è stata anche una reinvenzione. Sono attivi ancora oggi, dopo più di 40 anni, continuando a produrre musica e a fare live. Il secondo nome della lista viene dalla Russia e sono i Kino. I Kino sono leggenda pura. Si sono formati a Leningrado nel 1982 da Viktor Tsoi e sono diventati la voce di un'intera generazione sovietica, il simbolo della gioventù che cercava qualcosa di diverso nell'Unione Sovietica degli anni Ottanta. Gli album essenziali, secondo me, sono quelli della seconda metà degli anni Ottanta, in particolare Blood Type del 1988 e The Star Called Sun del 1989. La morte di Viktor Tsoi nel 1990, a soli 28 anni, li ha trasformati in mito eterno. I Kino rappresentano il post-punk sovietico nella sua forma più pura e potente. La voce di Tsoi è ipnotica, distaccata ma emotivamente devastante. Le chitarre sono minimaliste ma taglienti. I testi parlano di alienazione, di ricerca di senso, di voglia di libertà in un sistema oppressivo. La loro musica ha un suono freddo, quasi industriale, che riflette perfettamente la realtà dell'Unione Sovietica degli anni Ottanta. Li ho messi perché i Kino non sono solo una grande band post-punk, sono un fenomeno culturale. Hanno dimostrato che il post-punk poteva diventare linguaggio di resistenza, di identità, di speranza. Viktor Tsoi è ancora oggi un'icona in Russia, in tutta l'ex Unione Sovietica. Pensate che il suo muro commemorativo a Mosca è costantemente coperto di graffiti e omaggi. Per la terza band ci spostiamo in Polonia e stiamo parlando dei Sekiera. Loro sono stati il lato più crudo e violento del post-punk dell'Europa dell'Est. Si sono formati in Polonia nel 1984, in pieno periodo di crisi e repressione, e hanno creato un suono disperato, rabbioso e claustrofobico. L'album fondamentale secondo me è No Alexandria del 1986, un capolavoro assoluto di post-punk hardcore che ancora oggi suona devastante. I Sekiera rappresentano la rabbia pura della gioventù polacca negli anni della legge marziale della repressione. Il loro suono è sporco, veloce, disperato, chitarre taglienti, ritmi incalzanti e la voce di Thomas Adamski che urla l'angoscia di un'intera generazione. È post-punk che incontra l'hardcore, creando qualcosa di unico e devastante. Li ho messi perché dimostrano che il post-punk dell'Europa dell'Est non era solo freddo e atmosferico, poteva anche essere violento, diretto e politico. Sono una band di culto assoluto nella scena underground, quasi sconosciuti in Occidente, ma venerati da chi li conosce. La loro musica in qualche modo è un documento storico,
racconta cosa significava essere giovani arrabbiati nella Polonia degli anni '80. Per la quarta band ci spostiamo ai giorni nostri, in Bielorussia, e stiamo parlando dei Molchat Doma. Loro sono la prova che il post-punk sovietico non è morto, si è solo evoluto. Sono nati a Minsk, appunto in Bielorussia, nel 2017 e hanno portato il suono cold wave dell'Unione Sovietica negli anni '80 nell'era moderna, con una fedeltà quasi religiosa. I loro primi due album del 2017 e del 2018 hanno definito il loro suono, ma è stato il secondo, esploso su TikTok, a portare il post-punk sovietico a milioni di giovani in tutto il mondo. Monument del 2020 ha consolidato il loro status di fenomeno globale. I Molchat Doma rappresentano la rinascita perfetta del post-punk dell'Europa dell'Est. Hanno preso il sound di band come Kino, l'hanno mantenuto intatto e l'hanno reso accessibile a una nuova generazione. La loro musica ha quella stessa qualità malinconica, quasi nostalgica, ma suona completamente contemporanea. Li ho messi perché i Molchat Doma dimostrano che il post-punk non anglofono è tutt'altro che un fenomeno del passato. Sono diventati un caso globale, portando la lingua russa e l'estetica sovietica a un pubblico internazionale gigantesco. La loro musica parla di alienazione urbana, di solitudine, di malinconia, temi universali espressi attraverso il linguaggio sonoro specificatamente dell'Europa dell'Est. Per l'ultima band rimaniamo sempre nei giorni nostri e ci spostiamo in Turchia e stiamo parlando dei She Passed Away. Sono nati a Bursa, in Turchia, nel 2006 e hanno portato la dark wave e il post-punk in un territorio completamente inaspettato, creando un ponte tra l'Europa e il Medio Oriente. She Passed Away rappresentano l'universalità del post-punk. Hanno preso il suono dark wave classico, synth freddi, bassi ipnotici, voce profonda e teatrale, e lo hanno fuso con una sensibilità turca, creando qualcosa di familiare ma completamente nuovo. Li ho messi come ultimo nome perché She Passed Away dimostrano che il post-punk è diventato davvero globale. Non è più questione di geografia o di lingua, è un'estetica, un modo di vedere il mondo, che può essere adottato ovunque. Sono incredibilmente seguiti in tutta Europa e oltre, e hanno suonato nei festival più importanti. Questi 5 nomi rappresentano solo una piccolissima parte dell'universo post-punk non anglofono. Oltre a questi, ci sono altri nomi che meriterebbero di essere ascoltati. Ad esempio i Malaria, dalla Germania, con il loro cold wave femminile berlinese. I Trisomi 21 dalla Francia, pionieri assoluti della cold wave francese. I Laibach dalla Slovenia, con il loro industrial provocatorio. O i Ploho dalla Russia, che stanno portando avanti la tradizione del post-punk russo contemporaneo. E ora chiedo a voi che nome avreste messo? Vi piacciono i nomi che vi ho portato? Fatemelo sapere nei commenti.